Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo una granny square con una chiusura clic clac e manico in bambù. Utilizzerò sempre del cordino Swan Black e tutti questi materiali li potete trovare tranquillamente su Amazon. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi mostro adesso tutto ciò che ci servirà per poter realizzare quest'altro modello della granny. Partiamo da una base. Io utilizzerò per questo modello una base ovale 30x10 già perforate. Ho scelto questo colore verde. Come chiusura applicheremo questa chiusura clic clac con maniche in bambù di 28 cm di diametro, che poi vi farò vedere come andare a cucire tutto intorno alla borsa. Essendo una granny dobbiamo avere diversi colori, quindi io vi mostro un po' di quelli che ho utilizzato per creare le mie mattonelle. Il bianco sarà il mio filo conduttore, quindi contornata del bianco, per cui del colore che poi decidete di realizzare, che andranno per l'ultimo giro delle mattonelle, per i contorni, per le cuciture, dovete averne leggermente in più. Per cui il totale sarà circa 450 grammi, ma mi raccomando, il colore che decidete, ripeto, per creare contorni e cuciture, assicuratevi di averne in abbondanza. Come uncinetto utilizzeremo per tutta la lavorazione il numero 3,5, quindi a questo punto non resta che armarci di tutto e iniziare la lavorazione. Iniziamo a contornare la nostra base, per cui prendiamo il filo bianco, il cordino bianco, cappiettino, iniziamo dal lato corto e iniziamo a creare dei punti bassi dentro i fori. E allora, a parte alcuni punti dove adesso vi dirò, dobbiamo creare 2 punti bassi in ogni foro. Per cui in quello centrale ne facciamo 2, anche in quello successivo, ed ecco, invece in questi 2 ne facciamo 3 e 3, appunto per creare il nostro angolo. Quindi facciamo questo aumento, per cui 1, 2 e 3. Facciamo la stessa cosa anche nel foro successivo, sempre 3, scusate, quindi 1, 2 e 3, e in quello successivo invece ricominciamo con 2 punti bassi e continuiamo così per tutto il lato lungo. La stessa cosa faremo fino arrivato qui. Nei successivi 2 ne faremo 3, in questi 2 successivi e anche quindi 1, 2, 3 ne faremo 2, qui 3 e qui sempre 2. Per cui ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Ed eccola, la base è completa. A questo punto la mettiamo da parte e iniziamo la lavorazione delle mattonelle. Prendiamo un colore qualunque e facciamo un cappietto e iniziamo col creare 6 catenelle, per cui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le chiudiamo in tondo puntando sulla prima catenella eseguita e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso nel cerchietto che si è venuto a creare andremo a lavorare 4 gruppi di punti alti formati da 3. E allora la prima maglia alta viene sostituita da 3 catenelle, per cui ecco la prima,
andiamo a fare la seconda e la terza maglia alta. Man mano la codina ce la lavoriamo all'interno, vedete? Ed ecco il primo gruppo. Separeremo ogni gruppo con una catenella e andiamo a eseguire il secondo gruppo. 1, 2 e 3, catenella e andiamo a fornarne altre 3. 1, 2, 3, catenella di separazione e andiamo a fare l'ultimo gruppo. Tiriamo la codina, quindi 1, 2 e 3, catenella, possiamo tagliare il filo, sfiliamo il lavoro, puntiamo sul primo punto alto che è formato da 3 catenelle, per cui entriamo qui dentro, vedete, usciamo il filo da questa parte, entriamo sulla catenella che abbiamo fatto di separazione, prendiamo il filo e lo facciamo uscire da questa parte ed ecco, poi lo passiamo qui sotto in un punto così, perché poi questa codina la andiamo a lavorare man mano che andiamo a creare il secondo giro, per cui prendiamo un altro colore, sempre facciamo il cappiettino e andiamo ad eseguire il secondo giro della nostra mattonella, per cui puntiamo dove noi abbiamo la codina poi da lavorare, quindi entriamo qui dove c'è la catenella di separazione, ci agganciamo e andiamo a creare la prima maglia alta sempre con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Prendiamo il filo e io cosa faccio? Prendo anche questa codina e questa qui, guardi, per non fare confusione, io adesso questa prima codina, quella che abbiamo lavorato del primo giro, la posso già tagliare, per cui adesso ci ritroviamo queste due codine. Cosa facciamo? Le prendiamo tutte e due e le andiamo a lavorare all'interno, per cui facciamo il secondo punto alto, facciamo il terzo, quindi ce le siamo lavorate. In questo primo spazio qua dobbiamo creare le altre 3, ma lo facciamo quando completiamo il giro, per cui senza fare catenelle dove ci sono sotto questi 3 punti alti, prendiamo il filo, andiamo dove c'è la catenella di separazione e andiamo a creare 3 punti alti, quindi 1, 2, 3, catenella e nello stesso punto ne andiamo a fare, scusate, ne andiamo a fare altre 3 maglie alte, per cui 1, 2 e 3. E qua, ecco il primo gruppo. Andiamo nell'altro punto dove c'è la catenella, andiamo a fare un altro gruppo di 3 più 3, per cui 1, 2, 3, catenella e nello stesso punto facciamo il secondo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Facciamo la stessa cosa qui, per cui sempre 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, catenella
1, 2 e 3 e andiamo a completare il gruppo che abbiamo fatto all'inizio, per cui andiamo a fare le 3 mancanti, quindi 1, 2 e 3. Catenella, abbiamo finito, facciamo la stessa cosa, andiamo a tagliare il filo e facciamo quello che abbiamo fatto prima. Andiamo sulla prima maglia alta, facciamo passare il filo qui dentro, lo usciamo e il filo lo facciamo passare, vedete, questa è una catenella al mezzo, entriamo ed eccolo qui. A questo punto non resta altro che continuare col terzo giro e il quarto giro e poi fare un giro di contorno. Io del resto questa spiegazione della mattonella la trovate comunque spiegata completamente nell'altro tutorial dell'altra Granny che ho postato qualche tempo fa. Per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato la mattonella e vi spiego come andare avanti nella realizzazione della Granny. Ho completato tutte le 16 mattonelle che ci serviranno per il corpo borsa. Prima di procedere all'assemblaggio vi ricordo come andranno cucite le mattonelle. Allora, questo è il dritto, noi le mettiamo dal rovescio, per cui in questa maniera prendiamo un ago di fettuccia, mettiamo il colore bianco che è il nostro filo conduttore, quindi che riprende il bordo che noi abbiamo creato. Nel mio caso è bianco, ovviamente voi ricordatevi di fare questo passaggio, o se vi piace magari potete anche cucirlo con un altro colore. Secondo me cucirlo in questa maniera la borsa viene più carina. Comunque, allora ci inseriamo qui e anche questa cucitura, diciamo, l'avete vista diverse volte nei miei tutorial, ma ve la faccio rivedere. Per cui andiamo a prendere le asoline esterne, quindi la prima e quella di fronte, quindi solo queste due, inseriamo il filo e tiriamo. Aspettate perché la codina la lavoriamo poi dopo. Poi torniamo indietro da questa parte, prendiamo solo l'asola esterna e anche questa qui e tiriamo. Stessa cosa, andiamo da questa parte, quindi solo un'asolina e quella di fronte e tiriamo. Facciamo anche quella successiva e andiamo avanti fino alla fine, fino ad arrivare a quest'altro angolo. E se vi ricordate, appunto, questo sarà il risultato, vedete? Per cui adesso noi dobbiamo creare delle strisce, 2 strisce da 8, unirle sempre secondo questo metodo di di cucitura, e ci rivediamo non appena ho assemblato queste 2 strisce. Vi faccio vedere come poterlo mettere appunto attorno alla base che avevo precedentemente lavorato, per cui ci vediamo non appena ho completato anche questa lavorazione. Ed ecco cucite tutte le 16 mattonelle. Purtroppo non riesco a farvela vedere per lungo, comunque sono 8 e 8 e ho cucito tutto insieme, vedete? Anche perché poi, se noi prendiamo la base, quello che noi dobbiamo ottenere è questo, cercare di, adesso non riesco a farvelo vedere bene, però alla fine noi dobbiamo, e ve lo mostrerò appunto come fare, dobbiamo cucire questi pannelli, questo pannello alla nostra base. Andiamo per gradi. Dopo aver cucito tutte e 16 mattonelle, ovviamente dal rovescio, noi lo continuiamo a tenere al rovescio e dobbiamo
unire anche questi per ottenere una sorta di cilindro dove poi noi andiamo a cucire la base, per cui adesso non facciamo altro che ripetere il passaggio che già vi ho mostrato prima, ve lo faccio rivedere, sempre cucendolo al contrario, quindi dal lato del rovescio. Facciamo coincidere bene qui gli angoli, ci riattacchiamo, esattamente come vi ho fatto vedere prima, e prendiamo sempre le asole esterne e ci andiamo a cucire pure questa parte. Per cui rifacciamo il passaggio che vi ho mostrato nell'altro video e prendendo le asole esterne cuciamo fino a questo punto e ci rivediamo alla fine anche di questo passaggio per vedere come procedere. Ho terminato quindi la cucitura laterale, per cui l'ho fatta diventare una sorta di cilindro, vedete? E se noi mettiamo la base, vedete quello che dovevamo ottenere, appunto, questa forma qui. Prima di cucire il corpo borsa alla base dobbiamo eseguire alcuni passaggi. Adesso noi ci attacchiamo un'altra volta sempre col colore bianco e iniziamo a eseguire dei giri di punti bassi su tutte le maglie disponibili, per cui facciamo questo lavoro, quindi su tutto il perimetro, e dobbiamo creare 4 giri di punto basso col colore bianco, quindi, e ci rivediamo per farvi vedere appunto come poi procedere alla cucitura della base. Ho completato quindi i 4 giri di punto basso. Adesso siamo pronti per cucire la base al corpo borsa. Ovviamente io ho centrato la borsa, ovvero ho fatto in modo che sul pannello frontale venissero 3 mattonelle, 3 dall'altra parte e 2 di lato. Chiaramente ho preso il centro di queste, l'ho fatto coincidere col centro della nostra base, quindi l'ho momentaneamente legata con questi laccetti per fare in modo per farmi venire appunto più semplice la cucitura. Io ho già iniziato e vi mostro questa parte della base come va cucita. Se vi ricordate, le mattonelle le abbiamo cucite prendendo l'asola esterna e l'asola esterna ed erano cucite dal rovescio, mentre come potete vedere io già sto cucendo alla base direttamente dal dritto, per cui anziché prendere solamente un'asola io prendo il punto completo e anche quello di fronte, quindi tutte e 4 le asoline, tiro ed ecco, tiro per bene e vado poi da quest'altra parte e faccio la stessa identica cosa, quindi non è per niente difficile, vedete? E faccio così finché non completo tutto il perimetro. Quindi oltre a essere anche molto carino da vedere è anche molto solida, per cui questo sarà il risultato. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo creato tutta la cucitura e vediamo come procedere sulla parte superiore. Ho finito la cucitura della base al corpo borsa. Adesso riprendiamo la clic clac e verifichiamo la larghezza. Come vedete l'apertura della borsa è più larga della clic clac, quindi noi adesso cosa facciamo? Come per la parte inferiore dove noi abbiamo fatto 4 giri di punto basso, li faremo anche nella parte superiore, solamente che dobbiamo creare delle diminuzioni fino a che non arriviamo
alla, diciamo, stringendola finché non arriviamo appunto all'apertura corretta della clic clac. A questo punto io cosa farò? Nei 4 giri di punto basso andrò in ogni quadrato a creare delle diminuzioni finché non arriviamo alla giusta misura, per cui io riprendo il filo, mi aggancio sul lato più corto ed inizio con i giri di punti bassi, ma come vi dicevo prima iniziando a diminuire di volta in volta, per cui io farò in questa maniera. Voi ovviamente in base, se avete utilizzato lo stesso cordino, la stessa base, se utilizzate i miei stessi materiali, mi potete seguire e fare esattamente ciò che vi ho mostrato, altrimenti vi dovete regolare in base al materiale che avete utilizzato. Quindi io cosa faccio? Più o meno, arrivato alla metà, cosa faccio? Prendo il filo, entro, anziché richiudere, rientro in quello successivo, estraggo il filo e chiudo tutto insieme ed ho creato una diminuzione. Continuo, quindi facendo sempre dei punti bassi e man mano lo vado a fare, diciamo, come punto di riferimento uno in ogni quadrato, in ogni mattonella. La stessa cosa la ripeto per 3 giri e man mano poi andiamo a misurare la clic clac finché non otteniamo la stessa apertura, per cui ci rivediamo non appena anche questa parte del lavoro è completa. Ho completato anche i giri di punto basso con le diminuzioni per fare in modo che l'apertura della borsa coincidesse con l'apertura della clic clac. Io ne ho fatti alla fine 5 giri perché nel momento che andiamo a cucire una parte verrà incastrata all'interno, per cui mi piaceva avere la stessa lunghezza del bianco, quindi fosse anche da questa parte, per cui ho aggiunto il quinto giro. Ho già iniziato le cuciture, ovviamente la dobbiamo centrare, quindi in maniera tale che questa parte coincida col centro della base. Per cui io già mi sono agganciata, ho iniziato a cucirle, adesso vi mostro nel dettaglio come realizzare questa cucitura della clic clac. Allora, io praticamente faccio in modo che queste asoline tendono ad andare all'interno, per cui io metto l'ago qui e vado a sbucare, vedete? Vado nel foro successivo e controllo di acchiappare l'asolina. Tiro per bene. Vedete cosa faccio? Inserisco, sbuco e tiro. E vado così per tutto il perimetro. Vedete io cosa faccio? In maniera tale che la borsa viene fissata perfettamente alla clic clac. Quindi vado qui, sbuco, è un po' laborioso, ma vi assicuro che poi il risultato è quello giusto. Vado nel foro successivo, sbuco dove c'è la solina, diciamo la solina esterna del punto basso, tiro e faccio la stessa cosa e continuo. Riprendo questo punto ed esco, per cui vedete che qui sono ancora uscite le asoline. Una volta che andiamo a cucire in questa maniera, la borsa entri all'interno e si fissa in modo perfetto, per cui ci rivediamo non appena abbiamo terminato tutta la cucitura della clic clac. Ed eccola finalmente completa. La clic clac è cucita
e questo è il risultato. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, scrivetemi, io rispondo a tutte. Condividete con le vostre amiche, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla mia prossima creazione.